Ragazzi, buongiorno, benvenuti su Vloggia. Oggi è domenica 7 di settembre e ci troviamo alle terme di Valdieri. Ci ho messo un'ora e qualcosa per venire su, si passa da Borgo San Dalmazzo, poi si fa Valdieri, poi si arriva qua alle terme. E qua ci sono vari parcheggi. C'è il parcheggio che è questo qua, che è il parcheggio da cui parte la camminata per il Morelli Buzzi, poi c'è quello da cui parte la camminata per il Valasco, che è lassù. E poi ci sono anche i parcheggi degli altri vari rifugi e noi a uno di questi rifugi dormiremo questa sera. Torneremo al rifugio Questa, quindi dobbiamo andare su al Valasco e poi dal Valasco arriviamo al Questa. Parcheggio dal Valasco non ce n'era più, quindi siamo venuti a parcheggiarci qua perché è abbastanza lontano, ci sarà un chilometro quasi per arrivare all'inizio della camminata, ma non c'era più posto, sono già quasi le 10:30, quindi insomma è meglio venire prima perché almeno trovate sempre il posto. E il parcheggio peraltro si paga perché sono tutti separati dai rifugi e chiaramente fare l'accordo per non farli pagare per chi dorme al rifugio è troppo difficile, ma notoriamente quando c'è da fregare i soldi sono tutti capaci. E quindi adesso andiamo, faremo un giro un po' più lungo, non faremo direttamente da qua al Vasco che ci va un'ora e poi da Vasco al Questa che ci sono 2 ore e qualcosa, ma dal Valasco faremo il giro dei laghi e poi arriveremo al Questa. Noi ora partiamo di qua dalle terme di Valdieri, poi andiamo alla piana inferiore del Valasco, al rifugio Valasco, e poi invece che andare direttamente al rifugio Questa, facendo questa strada qua, noi andremo su al lago inferiore di Valscura e al lago del Claus, e poi questa si trova vicino al lago delle Portette. E questo comunque è il parcheggio del Morelli Buzzi. Si va al Morelli Buzzi, al rifugio Genova, invece per il Valasco si passa di qua, lì ci sono le terme. Comunque in teoria lungo la strada potete anche parcheggiare gratis, però insomma stanno 2 giorni, è meglio evitare. Però in teoria non è neanche illegale, anche perché i parcheggi nei periodi in cui i rifugi sono aperti, quindi dal metà giugno e metà settembre, costano 3,50 € al giorno. Sono andato al rifugio Regina Ena, Remondina e il Bolzano, di qua invece si va al Valasco e al Questa. Queste qua sono le terme di Valdieri. Abbiamo vari punti di storo e qui c'è il parcheggio del rifugio Valasco. E ora sto di qua vedete, piana del Valasco 1 ora e un quarto, rifugio 1 ora e 20, rifugio Emilia Questa 3 ore, idem per il lago delle Portette e lago Claus 3 ore e 20 e il lago inferiore di Valscura 3 ore. Poi ci sarà anche una direzione in cui o fate la strada normale oppure fate un sentiero. Abbiamo un alpinista nepalese pronto ad andare a fare il trekking per il campo basso dell'Everest. E qua c'è la deviazione, a sentiero per le bici o comunque per chi non vuole, perché vuole prendere più con calma, salendo con calma. Invece di qua è più veloce, però è più ripido ed è anche più, diciamo, brutto il sentiero. Noi saliamo sulla strada, ma tecnicamente da lì c'è il sentiero che prosegue. Comunque c'è lo zaino che pesa una cosa folle. Ho 2 sacchi a pelo, tutta la roba per le foto, vestiti di ricambio per domani, giacca, felpe, pantaloni lunghi. Pesa tantissimo, già di suo lo zaino non è leggero, quindi figuratevi pure pieno. È una strada normale, adesso qua dietro finisce la salita e poi siamo arrivati. Questa qua è l'inizio della piana del Valasco. Siamo arrivati, ci abbiamo messo poco meno di un'ora e l'ho fatta però abbastanza veloce perché volevo togliermi lo zaino, per cui se la prendete un po' con calma 1 ora e un quarto, dai. Qui c'è tutto questo pianoro dove quando fa tanto caldo, tipo non oggi, che oggi fa caldo ma non tanto, potete mettere i piedi a mollo, comunque stare al fresco lì sotto, e poi dietro c'è il rifugio. Niente, devo far volare il drone, ma
Volo droni regolamentato. Questo è un parco naturale, quindi poi se fai volare un drone nel parco naturale poi disturbi la flora e la fauna, sia mai. Comunque Valasco è là. Valasco prima di essere un rifugio, era la residenza dei Savoia, e in tutto ciò il Questa dovrebbe essere per lì sopra. Per lì sopra non si vede, cioè dovrebbe vedersi ma io non lo vedo. Comunque per lì sopra dovrebbe esserci il rifugio Questa, e per là dietro tutti i laghi che dobbiamo fare oggi. Eccolo qua, il rifugio Valasco. Questa qui è la strada che porta su al rifugio Questa. Va bene, non c'è problema. Sano. Vabbè, alla nostra età dovrebbe fare l'età. Fontanella. Allora, di qua si vede il rifugio, non so se riuscite a vederlo, ma è lì. Ora andiamo al lago inferiore di Valscura, dove credo mangeremo. Ci è segnato in 1 ora e 45. Ma che bello, c'è un po' di fresco. Comunque il Valasco è a 1700 metri, noi dobbiamo arrivare a 2004, quindi sono 800 metri di dislivello. Ora noi dobbiamo proseguire tutto di qua e poi tra un po' c'è la deviazione, tipo là in fondo c'è la deviazione. Poi a Questa o vai al lago delle Portette, noi dovremmo arrivare a passare in quel tunnel là e poi il lago dovrebbe essere lì dietro. È proprio in asino. Guarda che vista, tutta la piana superiore e là su quella inferiore del Valasco. Mentre quasi è esaurito il dislivello, bisogna andare lì su, saremo più o meno a metà. Allora, qua siamo arrivati dove c'è la deviazione. Allora, su di là andate al lago delle Portette, quindi al rifugio Questa, in 1 ora. E invece di là dove andremo noi si arriva al lago inferiore in 1 ora, al lago del Klaus in 1 ora e 40 e poi in 2 ore arrivate al rifugio Questa, quindi c'è ancora 1 ora dal lago poi arrivare al rifugio, però considerando che il lago è 2002 e il rifugio è 2003 non c'è tutto questo dislivello. Comunque questa che stiamo percorrendo adesso è la strada militare che fu costruita nei primi anni 30 a servizio del sistema difensivo di Valscura. È un'ampia mulettiera, è stato necessario modificare in buona parte del tracciato della persistente area militare costruita nel 1909 perché era troppo vecchia per le nuove esigenze. Dai, abbiamo quasi finito la salita, adesso lì del ponte c'è poi da qualche parte ci dovrebbe essere la grotta e poi siamo arrivati. E quello lì è il rifugio. Comunque sotto c'è il Valasco, qua è la strada che prendete per venire qua e là in fondo c'è il pianoro e giù invece c'è la vallata. La strada molto bella, bello che non finisce più, io sto crepando di fame. Lì si va al Dante Livio Bianco, sono 5 ore, mancano 10 minuti per il lago e c'ho la fame che mi sta andando al cervello. Noi c'è un laghetto piccolo, noi stiamo andando invece a quello grande che boh, sa dove cavolo sia. Molto chiuso, motivo bello prima. Eccoci, poi manca
il lago del Klaus e un'ora per il rifugio Emilio Questa. Bello. Bello. Il lago inferiore di Valscura è molto bello, ma lo stiamo lasciando perché sono 4:15, ci siamo fermati un'ora e un quarto, un'ora e mezza quasi qui, e stiamo arrivando per il lago del Klaus, dove ci saranno 40 minuti di camminata e poi gli ultimi 20 in piano per arrivare al rifugio Questa. Ho mangiato la pizza e la focaccia, ma io non ho fatto vedere nulla, giuro, quando sono arrivato stavo morendo di qualunque cosa, mi sono spranato qualunque cibo che avevo. Noi prima eravamo di là, nell'altra via militare. Comunque voi pensate al culo che si sono fatti per fare una strada del genere, in mezzo letteralmente al nulla, più nulla, che più nulla di così. È difficilissimo. Qua c'è il Valasco, prima eravamo lì, abbiamo fatto non so quanti metri di dislivello, ma 600. Ed eccolo qui il rifugio Emilio Questa. Là si vede addirittura un po' di pianura. Eccolo qui il lago Klaus. Comunque ci siamo presi con calma, ma alla fine ci abbiamo messo un'ora per venire qua. Finalmente eccolo qua il rifugio Emilio Questa, c'è ancora il sole, quindi forse riusciamo a filmare il tramonto. Questa è la strada che faremo domani per andare giù, che è quella che arriva dal video che vi ho fatto vedere prima, e devo spiegarmi altamente perché qua il tramonto sta sopraggiungendo e io sono ancora. Eccolo, abbastanza piccolo rifugio Questa. Vado a trovare un punto per vedere il tramonto. Qua c'è il lago, bellissimo, delle porte. Qua è il rifugio, molto piccolo. E si arriva là, sulla vista è molto bella. Il lago è fantasmagorico, c'è anche una yurta per dormire qua da qualche parte e il tramonto è terminato. Qui c'è posto anche fuori e noi dormiamo lì sopra, c'è tanto così di spazio tra un letto e il soffitto. Siamo in un rifugio, quindi ci sta come esperienza. Il rifugio è minuscolo, dato che il bagno è lì, dove c'è anche l'acqua fredda per farsi la doccia, c'è anche una dentro, e c'è anche quella calda che costa 5 euro. E nulla, molto figo. Dentro dovete mettere le scarpe, prendere le ciabatte, o se no potete anche portarle le ciabatte adesso di 2 colori diversi, che non c'era dello stesso numero. Qui è talmente piccolo che voi per ordinare non è che andate dentro, ordinate fuori, poi dentro si mangia. Comunque, per dormire in rifugio abbiamo speso 60 euro a testa per dormire più colazione più cena, che è abbastanza caro, però è così. Intanto camminate durante 13 km e mezzo, ma mi è sembrato di farne molto di più, però c'è anche da dire che l'altra volta ne ho fatti 15, però la metà erano in discesa, qua erano quasi tutti o in piano o in salita. Ci aveva messo 6 ore e 38, ma con le pause ci aveva messo 4 ore più o meno, 4 ore e mezza a farla tutta, non considerando le pause. Una camminata fino al Valasco lì sotto è data anche ai porci, perché è veramente
per venire qua. Facendo la strada quella di un'ora è abbastanza fattibile, però bisogna essere allenati. Per fare il giro lungo bisogna avere un allenamento già abbastanza, diciamo così, buono. Questo è l'interno del rifugio, noi siamo qui sopra a dormire. E adesso qua saliamo, tanto qua è abbastanza, non è molto sicura, però niente, questa è la camera. Qua non ci stai in piedi, ci stanno i bambini. Là in fondo stanotte, quando quello che dormiva là si è alzato, era una di quelle belle testate. Questa è. E qui abbiamo il bagno con la doccia calda. Qui non so cosa sia, chiuso. È veramente una roba minuscola questo rifugio. Un'altra camera qua, poi c'è la capanna lassù, che è lì sotto, e poi c'è un'altra camera anche dentro. La camera 6, che è quella lì. Questa tra l'altro è la prima volta che io dormo in rifugio. Sono 6:40. Adesso vi porto dalla yurt. Bisogna andare alla yurt ai pattini. Metti il piede su un coso, ti stacchi, ti tagli il piede in metà. Comunque trovare un posto più schifoso dove metterla è impossibile. Non puoi non vedi sotto, non vedi il rifugio e non vedi il lago. Però un'esperienza più che altro, Lo so. Ritiralo. Smettila. Va tranquilla. Vi sono sushi. Vabbè ragazzi, siamo finito di mangiare. Devo dire che si mangia bene, minestra, spezzatino di non so quale animale e con il purè, più il dolce che la crostata, più il caffè. E vi danno quanta volete, potete anche prendere 5 cioè 5 magari no, ma 2-3 ve le danno di sicuro, quindi insomma di fame non morite e almeno sotto quel punto di vista non sono così tiri come in altri rifugi. Guardate qua il Valasso che bello, con la foschia e della luna non c'è neanche la più minima ombra. Però boh, adesso poi vediamo. Comunque qua potete andare al passo delle Portette 40 minuti, però è per escursionisti esperti, il passo dovrebbe essere credo quello là sopra, quindi significa che ci sono dei punti esposti. Siamo sopra alle nuvole, il problema è che non sono 2300 metri, quindi non è che siamo poi così tanto alti, però stra. Rifugio Emilio Questa ha una storia profondamente legata alla presenza militare in Valle Gesso. La sua origine non è turistica, ma strategica e difensiva. Nel 1880 venne infatti costruita una piccola truna, ovvero un edificio seminterrato a volta usato come ricovero per le truppe. Tra il 1902 e il 1903 la truna fu trasformata in un ricovero più confortevole, che venne ampliato negli anni 30 per aumentare la capienza. Fu in questo periodo che la struttura assunse il ruolo di rifugio escursionistico. Negli anni successivi fu ampliato e restaurato e passò sotto al CAI, fino al 2017, quando divenne privato, sotto proprietà dei fratelli di Marta Bassino. Allora, so che può sembrare molto tardi perché un modo molto artigianale per farmi luce. Allora alle 10 qua il rifugio chiude, nel senso chiude, rimane sempre aperto ma chiude la luce, quindi ora si sta spegnendo la luce e sono le 10, non è neanche tardissimo e quando non c'è vento qua fa caldo, cioè ci saranno 8 gradi ma per essere a 2300 metri a settembre fa caldo, quando poi c'è il vento fa un freddo terrificante. Io adesso vado a dormire, ho fatto 2 foto alla luna, vi do appuntamento a domani mattina e mi sveglierò all'alba per vedere l'alba, sperando che ci sia e che le nuvole non facciano un brutto scherzo. Niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti da